nella vita quotidiana respiriamo per sopravvivere, no? L'attore respira per vivere. Il respiro è la vita, il respiro è una sorta di proiezione. Il respiro può essere un pensiero, il respiro può essere un ricordo, il respiro può essere un'immagine. Io respiro, mentre respiro c'è una proiezione di me verso l'esterno. La cosa è questa, che io da dentro, no, devo tirare fuori. Come dire, io da chiuso mi apro. Questo è, no? E quindi il respiro è la proiezione di tutto un modo di essere verso l'esterno, senza dire niente, senza dover spiegare niente, no? C'è ambiente, musica, movimento e testi. E tutto deve poter scorrere come scorre l'acqua nel ruscello. Ci vuole una grande forza per togliere una vita con un taglierino. E infatti su di lui non c'è riuscito. È sopravvissuto. Si vede che aveva la sgorza dura da coccodrillo. Eppure non ha versato lacrime. Ha detto che era un lavoro che andava fatto, punto e basta. Come aggiustare un rubinetto che perde oppure oliare un cancello che non si chiude. Si rimettono a posto le cose e tutto torna in ordine. Un ordine antico che non prevede eccezioni. A me non mi ha sfiorato, sono rimasta viva. Almeno così pensano tutti. Ma anche se respiro e fumo le sigarette, da quel giorno sono morta e sepolta. Un sentimento che noi ci portiamo dietro, penso, nel corpo, sia il sentimento della vergogna. Forse proprio questo è qualcosa che mi ha spinto alla fine a fare questo film. Cioè tu, per quanto tu abbia fatto un lavoro, quando hai per esempio avuto una dipendenza, che è quello di cui io parlo nel mio film, e non sei stata giudicata da tuo padre e sei andata tutto bene, ne sei uscita, poi ti porti dietro, dentro nel corpo, anche nelle tue relazioni umane, che anche quelle che implicano il corpo, amorose, un qualcosa che ti paralizza, perché ho analizzato un senso profondo, che non so se mi viene dall'io, della cosa di vergogna un po' di aver deluso, di aver sbagliato così pesantemente, e per anni dopo. E forse qualcosa che mi ha spinto a avere questo coraggio di cui parlavi era proprio quello di dire: non solo ne voglio uscire io da questa memoria, ma voglio provare a condividerla, a offrirla ad altri. Questo è un lavoro, sia il mio sia quello di Francesca, che si fa per condividere delle emozioni, se no non ha senso. Non c'era nessuno quella notte, né medico né infermiere, né alcun soccorso. Accucciata in una parete spoglia, gli occhi grandi, i capelli scomposti. Dalla bocca rotolavano racconti di cavalli imbizzarriti che la tiravano in direzioni opposte. La insultavano, la minacciavano e le voci erano tante, troppe per poterle tenere per sé. Un'intera notte di visioni, di ossa frantumate, membra lacerate, strepiti nella testa. Una notte di veglia. All'alba, tremata, si abbandonò e le voci abbandonarono lei. Ma prima mi mise fra le braccia a culla il maglione celeste. Ci aveva lavorato per mesi, con dedizione. Per quando ci saremmo reinterate, diceva: non ce la fece a ritrovarci,
e dopo qualche giorno uscì. È come se fosse ancora in carcere. Prese dalle lenzuola bianche, ne fece strisce, le bagnò, le appese al soffitto e se ne andò. Ci sono momenti in cui noi dobbiamo tenere il silenzio, perché il silenzio non è il nulla. Cioè la musica, che cos'è? L'interruzione del silenzio. La musica non è cioè c'è silenzio e poi arriva una nota, tin, no? Arriva, no? Una melodia, arriva. Quindi c'è silenzio e poi c'è una cosa, c'è silenzio e c'è uno sguardo. C'è un silenzio e c'è un gesto, c'è silenzio e c'è un movimento, c'è il silenzio e arriva una parola. Però prima devo avere la consapevolezza che ho la base che è appunto questo silenzio, così quando arriva la parola posa bene. Bambina, anche se hai il cuore spezzato o le ossa fredde per ogni assenza, intreccia la tua tristezza, mi disse, intreccia sempre la tua tristezza. E domani, quando ti sveglierai con il canto del passero, la troverai pallida e sbiadita tra il telaio dei tuoi capelli. Questo no, questo sì, questo forse. Li tiro fuori, li butto, li accatasto come fascine, come colline. Sono usurati, sono sgualciti, sono accollati. E invece oggi ne voglio uno nuovo, un vestito che difendi l'allegria, che mi pitturi, che mi fasci di leggerezza. Se tu mi abbracci, tu მომეხვევი, გამოვიხმობ ყველა სურვილს ჩემი სხეულის, იმ მირიადი ვარსკვლავებიდან, რომლებიც იწვის მიმობნეული. თუ მომეხვევი, გამამთლიანებ და დავბრუნდები. Se tu mi abbracci. Menadreba Tbilisi, menadreba Iblisi, saguarel madam dova. Naciukari tilismit, saguarel madam dova. Naciukari tilismit, menadreba agvisto, ჭრელა ჭრულა ფოთლებით.
Sroa Sara per Saraktrot Orond Moge Perebit Sroa Sara per Saraktrot Orond Moge Perebit. Mancano i fiori in questo cortile. L'azzurro delle violette, il giallo delle margherite, il bianco delle rose. Nessuno vuole fiori qui. Perché appassiscono. Come noi. Non c'è nessuno che abbia osservato le mani di un direttore d'orchestra della stessa bellezza sono i fiori. Voglio dei fiori qui per non smarrire la delicatezza. Finalmente l'abbiamo imparato, che c'è un tempo per ogni cosa. C'è un tempo per viaggiare e un tempo per costruire, un tempo per scappare e un tempo per guarire, un tempo per capire, un tempo per spiegare, un tempo per perdonare, un tempo per perdere tempo. C'è un tempo per cambiare e un tempo per tornare gli stessi di sempre, un tempo per essere figli e un tempo per farli i figli, un tempo per volere una vita spericolata e un tempo per trovare un senso a questa vita che è anche l'unica che abbiamo. C'è un tempo per combattere tutte le battaglie, un tempo per fare la pace. C'è un tempo per dire e un tempo per fare. C'è un tempo per ballare e un tempo per aspettare, un tempo per correre, un tempo per il silenzio. Forse, se siamo sempre stati bravi e attenti e continuiamo a tenere gli occhi spalancati, allora forse c'è anche un tempo infinito per sognare. Sono ancora qui, seduta dove mi hai lasciato, in compagnia di un deserto di solitudine, di paure, di domande, di smarrimento. Vorrei correre, vorrei ridere, vorrei mettere quel vestito rosso che mi hai tolto con promesse e colpi, con parole suadenti e schiaffi, con illusioni e offese che non avevano un perché. Vorrei perdermi, chiudermi e scappare, ma nonostante tutto, penso che io, proprio io, riuscirò prima o poi a indossare quel vestito rosso. Me lo regalasti 5 anni fa, anni dedicati a te, anni di torture fisiche, psichiche, morali. Hai lasciato un vuoto dentro che è la sostanza del gelo. Hai spazzato come un vortice
la mia gioia, le speranze, il respiro. Ma nonostante tutto, io, proprio io, riuscirò a indossare quel vestito rosso. Indossarlo sarà per me la sfida più ardua e lo devo a me e a tutte le donne private di quel vestito rosso chiamato vita. Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio e se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente e ripensavo ai primi tempi, quando ero innocente, a quando avevo nei capelli la luce rossa dei coralli, quando ambiziosa come nessuna mi specchiavo nella luna e l'obbligavo a dire